vento. Mi sono scompigliati a quelli. Ciao ragazzi, oggi è giovedì santo Cioè per noi è giovedì, voi in realtà magari questo video lo vedrete per il ceppo. e siccome siamo golosi andiamo a cercare dolci tipici del giovedì santo. Iniziamo dal Forno Becagli, attività storica nel centro di Firenze. Il pan di Ramerino nasce in epoca medievale a Firenze ed era legato al giovedì santo, alla Quaresima e alla Pasqua. In tempi più moderni, negli anni 80, è diventato molto popolare, tant'è che si è iniziato a produrre durante tutto l'anno. È diventato un po' anche la merenda di noi bambini, no? La merenda classica dei bambini a metà mattinata o a metà pomeriggio. In giro per l'Italia e per l'Europa anche è pieno di pani dolci tipici legati al periodo della Pasqua. Ce ne sono un po' per tutti i gusti a seconda dei paesi dove si va. Già solo in Toscana mi sa che ce ne sono 4 o 5 diversi. Qui si preparava un pane arricchito con il rosmarino, ramerino giusto appunto si dice a Firenze. Poi nel tempo si è evoluto, prima con l'aggiunta di uva secca che poi è stata negli anni rimpiazzata prima dallo zbibbo, poi dall'uva cilena, poi da quella australiana e poi in seguito anche una piccola parte di zucchero per ingentilirlo un po'. Gli ambulanti di epoca medievale rinascimentale gridavano per le strade "con l'olio!" per attirare appunto la gente a comprare questi pani di Ramerino tipici del giovedì santo, così che poi potessero portarli a giro per le 7 chiese, si dice, ma magari del giro delle 7 chiese ne parliamo un'altra volta, a portare questi pani a benedire. È un pane ricco di simbolismi anche legati al rosmarino, al grano, all'uva e soprattutto ai tagli a croce fatti sul pane, su cui evito di dilungarmi troppo perché sennò vi fa un pippone colossale che sembra la corazza Potionkin. Si assaggia, vai, è meglio. Questo è molto ricco, molto rosmarinoso, molto uvettoso. C'è anche una nota balsamica, è buono, bello ricco, è molto ricco, cioè non è proprio una cosa da quaresima, ecco. Mia prima volta io assaggio pan di Ramerino, molto morbido, dolce, uvettoso. Bello uvettoso. E tritacuregge passa di... È molto ricco di uvette, Mi piaceva di più uvettoso. però molto buono, molto buono. Questo volentieri mangio a colazione. È peccato fanno solo a giovedì santo? No, sempre. Cioè, ho fatto sopra tutto lo spiegone in No, cui dicevo no, che ormai si fa sempre. Allora, questo entra in mio top cibo di colazione perché è pieno di roba interessante. Da Pasticceria Stefania che l'anno scorso ha vinto premio per il miglior pan di Ramerino. Andiamo. Tempo assaggiare. Misura è più piccola di prima. Apro. Fai vedere. Questo è più come bun, molto morbido, freschissimo, meno uve, c'è rosmarino. Differenza c'è. L'odore è più tipo schiacciata forse, no?
Meno dolce di quello dei Begagli, meno uvetta e la struttura sì, è tipo una schiacciatina all'olio di quelle morbide, sai? O schiacciatina o ban di colazione. Sì, Булочка. un panino dolce, Sì. sì, sì, sì. Prossima tappa, il forno all'angolo. Già che siete qui, iscrivetevi qua. Là, che non si sa dove sia, però è un là tipo. Sì, iscrivetevi. Questo è un po' grande. Anche qui meno uvette. Io però la vedo l'uvetta sopra. Sopra, però dentro non lo vedo tanto. 2, 3. Questo è un po' secco per me. Uvette sento. Però il centro è morbido, a sentirlo. Vediamo. È un pane dolce, alla fine l'uvetta c'è però. Guardi. Stranamente sì, al centro è più morbido, ai lati è un po' più secco. Siamo al pasticceria Cosi. Allora, il prezzo è un tantinello sopra la media, per non dire tipo il triplo degli altri. Il profumo è molto buono però. Vedo uvette. Wow. È molto differente. È buono, è una pasta molto più briocciosa, non è proprio un pane dolce. Comunque buono, particolare, c'è anche qualche aroma che non riesco a individuare tanto bene. Buono, dice fallo mordere, eh? Comunque io non sono amante di uvette, se voi pensate che a me piace uvette, no. Però mi piace vedere il dolce e quando vedo tanti accontenta occhi. Guarda, è pieno, non è super dolce. Buono questo. Mi piace tanto la consistenza di questo pan di ramelino. Mi piace tanto questi che incontro tanto uvette in bocca. Rosmarino non sempre, però buono. In bocca molto buono. Tutto insieme mi fa felicità. Come spesso accade quando facciamo questa specie di contest, poi contest non sono, siamo usciti un po' fuori Firenze per l'ultimo posto. Era già successo così nel video dei cenci, anche in quello delle frittelle, anche in quello del Lampredotto. E quindi siamo dal forno Zini all'Impruneta. Cerchiamo uvette. 2! No, non è Dai, vero, non è scherzo, vero. ok. Buon appetito!
Pan di ramerino un po' meno dolce di altri. Non c'è rosmarino, però va bene. C'è il rosmarino, così, ho visto. C'è rosmarino. Va bene. E sopra mi manca un po' di luminosità, un po' di zucchero, sì. Probabilmente questo si avvicina più a quello che era nei tempi antichi il pan di ramerino, cioè semplicemente un pane con un po' di rosmarino. Non è dolce, che va bene, però gli manca un pochino di qualcosa, qualcosina in più. Non è cattivo, è un pan di ramerino un pochino più dei tempi antichi, Ah, va bene. diciamo così. Allora, in conclusione io ti dirò, a me quello che mi è piaciuto di più probabilmente è quello del forno Becagli, perché era molto ricco. So che magari tradizionalmente non erano così ricchi, però quello era molto ricco e mi ricordava il pan di ramerino dell'infanzia. A me è piaciuto pasticceria Brecali. Perfetto, forno Becagli. A me è piaciuto forno Brecali e forno Stefania. Pasticceria Stefania. Pasticceria Pensi Stefania. di una giusta? Prossima tappa il forno al tavolo. No. Sì, questi due erano molto buoni. Tutti e due seconda volta vado a comprare. E terzo, pasticceria Sì, o forno? No. pasticceria. Pasticceria così, però un po' costoso. Buon giovedì a tutti. Ma che buon giovedì a tutti. Ok. Devi dire che ti devi pigiare qui cosa con scritto, iscriviti, pigia Sì. sopra, pigia. Iscrivertevi. Iscriviti, andiamo lì. Lasciate un like. Facciamo che ci dite a casa vostra qual è il pan dolce tipico della Quaresima o della Pasqua, così magari poi andiamo a provarli anche a casa vostra. Ciao ciao. Buona!